Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. 12 febbraio 2010, venerdì 12 febbraio 2010. L'eresia nazista, l'eresia nazista. Oggi parliamo della eresia nazista e come sempre avviene per tanti dei miei video, anche questo è un video su domanda, on demand, web on demand, senza nulla spendere. Uno fa la sua bella domanda e Serafino Massoni a domanda risponde. Questa è la volta di un simpatico ragazzo, studente universitario all'Università Federico II, Federico II di Napoli. Frequenta il secondo anno di giurisprudenza alla Federico II ed è, per una serie di circostanze, formula un quesito riguardante il nazismo. In pratica si dice: ma com'è che tutti parlano male del nazismo quando poi sembra che anche Nietzsche non avesse tanta simpatia per per gli ebrei. Tutti parlano male del nazismo quando sembra poi che anche Nietzsche non è che ci avesse tanta simpatia per gli ebrei. E poi continua, dice: ma com'è? Dice che Hitler, che era in guerra con tutto il mondo, utilizzava una buona parte del suo esercito per una guerra interna contro gli ebrei. Una guerra interna contro gli ebrei, sì, è vero, è proprio vero, una buona parte dell'esercito, della Wehrmacht, delle SS, anziché stare al fronte esterno, stavano sul fronte interno contro gli ebrei. Com'è? Ma com'è possibile? Dice. Ci sarà pure un motivo per cui un Hitler è un Hitler che c'aveva contro tutto il mondo e faceva fatica a fronteggiare i nemici, impiegasse una buona parte delle sue forze armate nel fronte interno contro gli ebrei, per andare a scovare casa per casa gli ebrei, poi per portarli nei campi di concentramento, che c'era tutta una procedura che richiedeva un impiego enorme di forze militari per fare quello che tutti noi sappiamo, no? Nei campi di concentramento, le ciminiere, via di seguito. Poi dice: e se Hitler non fosse così tanto pazzo? Perché grandi del passato come Giuliano l'Apostata, l'imperatore Giuliano l'Apostata, vengono forse a stento nominati nelle scuole? E Giuliano l'Apostata era uno che ce l'aveva a morte, non proprio con gli ebrei, ma con quell'ebreo che era Gesù Cristo. Perché nessuno dei miei coetanei, eccetera? Va bene, e allora parliamo della eresia nazista e vediamo un po', sempre sulla base del mio modo di ragionare matriarcale, anche se il mio modo di vivere è patriarcale, perché io non posso fare miracoli, però ho appreso il modo di ragionare patriarcale e quando uno apprende il modo di ragionare matriarcale riesce a parlare meglio del patriarcato perché è un termine di confronto. E io, perdonatemi cari, ma devo sempre farvi vedere questo mio romanzo, La stirpe del serpente, perché tutto sommato è su questo romanzo che si basa questo canale. Questo canale che aveva fino a poco tempo fa 1200 video, poi sapete quello che è successo, è stato vandalizzato, piano piano lo abbiamo tirato su dalle profondità dell'Oceano Pacifico, adesso lo stiamo ricostruendo per bene, d'accordo? Assieme agli amici dello staff di YouTube, assieme al professor Tommaso Gastaldi e alla sua equipe di giovani che lo stanno ricucendo, rimettendo un po' in sesto. Bene, parliamo un po' di questa eresia nazista. Vediamo un po', innanzitutto, cosa significa la parola eresia o eretico. Se voi andate a vedere sul vocabolario, io ve lo dico sempre, in ogni casa dovrebbe esserci almeno un libro, almeno uno,
vocabolario, un buon vocabolario. Io quello che consiglio sempre è il vocabolario Zingarelli della casa editrice, no, il vocabolario Zingarelli della casa editrice Zanichelli. E se voi andate a vedere la parola eretico, c'è scritto nei vocabolari che deriva dal greco, però non si conosce l'etimo, la radice, un po' come la parola amore, che vi scrivono amore deriva dal latino, poi dal greco, poi vi scrivono di lontane origine pre-indoeuropee. Quando si scrive di lontane origine pre-indoeuropee, vuol dire che non si conosce l'etimo. Qua invece, relativamente alla parola eresia, viene detto chiaro e tondo dai vocabolari, di origine incerta, non si sa. Però eresia, per eresia intendiamo un pensiero che si discosta, un pensiero solitario che si discosta dal pensiero dominante. Vi vorrei fare un piccolo esempio di eresia affinché voi meglio possiate capire. Caso strano, la TV ha recentemente trasmesso lo sceneggiato televisivo dedicato a Sant'Agostino. Magari io ho visto solo una parte iniziale, ho visto che è fatto abbastanza bene, però non l'ho potuto vedere tutto, va bene, non ce l'ho fatta a vedere tutto. Beh, relativamente a Sant'Agostino, noi abbiamo un esempio di una grande eresia. Siamo attorno al 400 d.C. 400 dopo. Adesso facciamo un esempio di eresia nel campo religioso e poi parliamo della eresia nazista. Allora, attorno al 400 d.C. Vive a Lipona il vescovo Sant'Agostino, che è per antonomasia uno dei padri della Chiesa, è il più grande padre della Chiesa, padri proprio fondatori della dottrina. E caso che la Chiesa nel 400 d.C., la Chiesa cristiana che è ancora Chiesa cristiana cattolica universale, ancora non ha subito lo scisma greco-ortodosso, ancora non ha subito lo scisma luterano-calvinista, è ormai un corpo unico che abbraccia tutto l'impero romano. Nel 400 d.C. la religione cattolica è passata dalla fase dell'imperatore Costantino, che nel 312-313 d.C. emana l'editto di Milano, con il quale ho chiamato editto di tolleranza, con il quale si dice no, non perseguitate più, l'impero non perseguiterà più i cristiani, va bene? Poi si passa al 380 d.C., quando con l'imperatore Teodosio ed altri imperatori meno importanti viene emanato quello che si chiama l'editto di Tessalonica. Pensate un po' voi, nel 380 d.C. la religione cristiana viene ufficialmente dichiarata l'unica religione dell'impero romano. Bene? Ok? Bene. Nel 325 d.C. c'era già stato il concilio di Nicea. Nel concilio di Nicea si erano poste le basi dottrinali della religione cristiana. Al concilio di Nicea aveva partecipato fattivamente l'imperatore Costantino per dirimere varie controversie. Beh, allora, la dottrina ufficiale della Chiesa romana cattolica universale vi di seguito e ai tempi di Costantino era era la dottrina elaborata al concilio di Nicea, cioè il credo di Nicea e via di seguito, che lo abbiamo recitato fino a non molto tempo fa. Però c'è un certo monaco Monaco Pelagio, di cui si sente parlare poco, ma che è di un'importanza fondamentale perché tra l'altro poi in un certo qual modo al monaco Pelagio si riallaccerà la riforma protestante. Cosa dice il monaco Pelagio? Dice che sì, è vero,
Sì, è vero, Adamo ed Eva nel paradiso terrestre hanno compiuto il peccato originale, no? Mangiando quella certa mela, eccetera, 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 e sono stati cacciati via dal paradiso terrestre. Però il peccato riguardava soltanto Adamo ed Eva. I figli di Adamo ed Eva erano immuni dal peccato di mamma e papà, d'accordo? Cioè non erano più dei peccatori, perché secondo la dottrina ufficiale cristiana definitivamente elaborata nel concilio di Nicea, con la cacciata dal paradiso terrestre, tutta l'umanità, non solo Adamo ed Eva, ma tutti i figli di Adamo ed Eva, tutta l'umanità era caduta nel peccato originale, tutti i peccatori. E per ottenere la redenzione ci sarebbe stato bisogno del sacrificio di Cristo e poi dell'aiuto costante, perenne di una chiesa, di una struttura che facesse da intermediaria tra il popolo dei peccatori e la divinità. Quindi il popolo credente non era sufficiente che pregasse Dio. La preghiera doveva passare attraverso l'intermediazione della casta sacerdotale cristiana. Essendo tutti peccatori, ci volevano i pastori, i preti, i quali sulla base di un certo dono ricevuto e di seguito potevano fare gli intermediari tra Dio ed essi credenti. Cioè c'era bisogno della Chiesa, senza la Chiesa non c'era salvezza. Mi pare che si dica oggi, nessuna salvezza al di fuori della Chiesa. E Pelagio invece diceva no, non c'è bisogno della Chiesa, perché Adamo ed Eva hanno peccato, ma il loro peccato ha toccato solo loro due. I figli poi che hanno partorito i figli dei figli dei figli dei figli dei figli non c'entrano niente con quel peccato là. Quindi, secondo il monaco Pelagio, non c'era bisogno di una chiesa, bastava il contatto diretto tra il credente ed Dio, veniva tagliata fuori la chiesa. Voi capite bene che questa era un'eresia, cioè era un'eresia perché colpiva al cuore la struttura ecclesiastica e Sant'Agostino combatté mortalmente questa eresia, cioè il credo di Pelagio fu dichiarato eretico e venne bandito e gli fu un perdente. Questo è un esempio di eresia. Tra l'altro, questa eresia, diciamo così, di Pelagio, che poi andrà a far parte dello gnosticismo, andrà a far parte poi del luteranesimo, del calvinismo, cioè il contatto diretto con Dio senza nessuna mediazione ecclesiastica, è un'eresia tanto bella ma anche tanto ingenua, perché gli uomini hanno bisogno di un pastore, non ce la fanno a vivere senza un pastore. E noi uomini siamo fatti così, pure io, e pure Serafino Massoni, anche se a una certa età, poi dopo uno capisce che può far da sé, però non sempre l'umanità raggiunge una certa età e c'è sempre bisogno di un pastore, ma vedete, anche in politica è così, abbiamo bisogno degli uomini politici che ci guidino, va bene, perché non siamo capaci di camminare con le nostre sole gambe. E questo è un esempio di eresia, una grandissima eresia, un'eresia bellissima anche, perché diceva che non era vero che eravamo tutti peccatori, non era vero che eravamo tutti peccatori, solo Adamo ed Eva hanno peccato, noi non siamo peccatori e pertanto non avremmo avuto bisogno nemmeno
della crocifissione di Gesù, al limite, e tantomeno avremmo bisogno della intermediazione della Chiesa, la Chiesa che fa da ponte, pontefice, facci ponti, la Chiesa che fa da ponte tra il popolo perduto dei fedeli e Dio. Combatté a morte Sant'Agostino contro questa grande eresia. È una eresia bellissima, che assomiglia un pochettino anche al credo anarchico. Anche gli anarchici credono di poter far da sé. Gli anarchici, no, non si può. I fatti ci dicono che non si può. I fatti ci dicono che il popolo vuole la Chiesa, che fa da ponte, Pontefice Massimo fa da ponte la Chiesa tra la moltitudine dei fedeli e Dio. Questo è un esempio di eresia. Era un'eresia, tale è rimasto il credo di Nicea, è rimasta la Chiesa con tutto il suo potere e via di seguito. Andiamo avanti. Vediamo un po' adesso che cos'è questa faccenda della eresia nazista. Ah, guardate che si può parlare anche di una eresia comunista, magari in un prossimo video mi dedico alla eresia comunista, così si capisce meglio per quale motivo è cascato l'URSS. Anzi, è cascata l'URSS, si capisce meglio, perché non si capisce per quale motivo sia cascata l'URSS, va bene? Il motivo di fondo, voglio dire, il motivo di fondo. Parliamo un po' di questa eresia nazista. Io, mi pare un decennio fa, dovetti compiere delle ricerche incredibili sul nazismo, perché mi accingevo a scrivere un romanzo storico sul nazismo. Poi ne è uscito appunto il romanzo storico sul nazismo che è Il marinaio delle Antille, ma questo marinaio delle Antille è un succo, un concentrato, un distillato di tanti e tanti datteloscritti precedenti, molto più voluminosi, e dove parlavo anche dell'infanzia romanzata, ma in maniera storica, cioè sulla base della categoria letteraria del verosimile, documentazione storica ineccepibile. Parlavo anche dell'infanzia di Hitler e via di seguito. Poi quel dattiloscritto non fu accettato dagli editori, e per cui dovetti rielaborare tutta la materia e ne uscì un romanzo molto agile, Il marinaio delle Antille, però nella mia mente è rimasta tutta la sterminata documentazione che io avevo raccolto sul nazismo, specialmente sul nazismo nel suo nascere, perché era nato. Nel romanzo qua c'è tutto quanto la dimostrazione storica di come nasce il nazismo, il nazionalsocialismo, le SA di Ernst Röhm, tra l'altro questo Ernst Röhm che fu l'unico a dare del tu a Hitler, e Hitler lo accettava malvolentieri il tu, e nessuno mai gli diede del tu, solo Ernst Röhm, ma poi dopo fu proprio Hitler che diede ordine di farlo fuori, Ernst Röhm, nel corso della notte dei lunghi coltelli e via di seguito. Allora, Hitler si trova a vivere una adolescenza, una giovinezza un po' da diseredato a Vienna. A Vienna, Hitler, 17enne, 18enne, 19enne, viveva un po' come un barbone a Vienna, nella Vienna nella quale entrerà poi da trionfatore nel 1938. Ci sono ancora tutte le fotografie che Hitler entra, pensate, un barbone che poi entra a Vienna come dominatore. E lui a Vienna faceva il pittore dipingeva i quadri, cercava di venderli, così. Poi di notte dormiva nei dormitori pubblici, tra l'altro, così, campava quasi quasi come un bohemien, solo che si abbeverava quasi esclusivamente ad una letteratura anti-ebraica. Le sue letture furono pressoché esclusivamente letture anti-ebraiche. Quindi egli costruì la sua cultura sulla base esclusiva di letture anti-ebraiche. Non ebbe la fortuna di avere accanto a sé qualcuno che gli dicesse: vabbè, leggi pure anche altri libri. No, no.
Tra l'altro l'ambiente in cui viveva Hitler, la Vienna, precedente la prima guerra mondiale, la Vienna dell'impero austro-ungarico, la Vienna in cui visse Hitler giovane, adolescente, insomma, era una Vienna imbevuta di cultura ebraica. Mi pare che in quel periodo a Vienna ci fossero più ebrei che cristiani. Era un centro culturale, Vienna non c'era un centro culturale tanto brillante come quello di Vienna, ma né a Londra né a Parigi né a New York, ma neanche a Berlino. Era, da un certo punto di vista, Vienna, la Vienna del periodo in cui visse il giovane Hitler era davvero caput mundi per quello che riguarda la cultura. E poi egli si imbeve di cultura anti-ebraica, che la cultura anti-ebraica serpeggia dappertutto, vedremo anche il perché. E poi, dopo la prima guerra mondiale, dopo la grande sconfitta del secondo Reich, i grandi disastri economici della Germania del 19, del 20, egli piano piano si crea un proprio partito individuando come nemici gli ebrei. Tra l'altro quegli ebrei, che nel corso della prima guerra mondiale avevano combattuto nell'esercito, sia nell'esercito austro-ungarico e nell'esercito germanico, facendo il loro dovere di militari, e vengono individuati come nemici. Certo, anche in tempi in cui visse il giovane Hitler, la finanza e la cultura, finanza e cultura e finanza, erano in mano agli ebrei, e quindi chi ha in mano la cultura e la finanza è chiaro che diventa oggetto di invidia e di rabbia. Non c'è bisogno che uno sia ebreo per essere oggetto di invidia e di rabbia. Per quel che mi riguarda, tanto per stare sull'attualità, per far capire meglio, non ho mai sentito dire che per esempio Silvio Berlusconi sia o di religione ebraica o di stirpe ebraica, eppure è oggetto di invidia e di rabbia. È chiaro, chi primeggia o a livello intellettuale o a livello finanziario è sempre oggetto di invidia e di rabbia. Che sia ebreo o non sia ebreo è così. L'animo umano patriarcale è fatto così, va bene? E così egli costruisce il suo potere sulla base di una lotta feroce contro gli ebrei e sulla base della purezza della razza germanica, ergo della razza ariana. Strano però che Hitler non abbia riflettuto sul perché questi ebrei fossero un po' dappertutto e avessero un po' dappertutto in mano cultura e finanza. E così anche oggi, cari amici, se voi andate a fare il conto dei premi Nobel, vedete che in percentuale la maggior parte è di ebrei, ebrei americani, ebrei tedeschi, che so, ebrei inglesi, ma di ebrei. Il nostro premio Nobel Rita Levi Montalcini è un'ebrea. Che ci volete fare? Allora, non si è chiesto mai, ma perché? Ma perché questi ebrei, sì, perseguitati di qua, perseguitati di là, però come l'araba finisce, rinascono in continuazione. Sapete, l'araba finisce, no? Il mitico uccello che si diceva che rinascesse perennemente dalle proprie ceneri. Si deve dire che gli ebrei sono come l'araba finisce, perché si rigenerano sempre dalle loro ceneri, e anche ceneri vere e proprie come quelli dei campi di concentramento nazisti. Sì, l'araba fenice, non credo che ci sia un simbolo migliore per definire gli ebrei che l'araba fenice. Non solo rinascono, ma tornano sempre lassù da dove sono stati allontanati, ci tornano sempre.
finanza e cultura. Se andate a Hollywood, ma io credo che Hollywood sia in mano agli ebrei, registi, produttori, attori, attrici, ma la maggior parte di loro sono ebrei. Bene, allora se si chiedeva se senza lasciarsi influenzare dalle letture anti-ebraiche, Hitler gli chiedeva, ma perché? Ma perché? Nel corso dei secoli e dei millenni ci sono sempre loro, lì, perseguitati di qua, perseguitati di là, però ritornano sempre. Perché? E ritornano sempre ai vertici, perché? E si sarebbe un po' trattenuto. Se avesse riflettuto, non ha riflettuto con la sua mente. Hitler si è lasciato condizionare dalle letture anti-ebraiche. Non ha speso neanche un secondo di personale riflessione per dirsi ma perché? Ma perché essi continuano ad esistere? Probabilmente avrà anche letto i protocolli dei saggi di Sion, bella, ma che lettura, i protocolli dei saggi o dei savi di Sion. Una lettura meravigliosa, guardate, essi sono stati dichiarati un grandioso falso storico, va bene? Sì, sono un falso storico nel senso che non sono stati scritti dagli ebrei, ma chi ha scritto i protocolli dei saggi, dei savi di Sion, come le conosceva bene le cose, le conosceva molto meglio di Hitler. Ciò che è scritto nei protocolli dei savi di Sion non è vero nella forma, perché la forma è abbastanza brutale nei confronti degli ebrei, ma è vero nella sostanza, perché nella sostanza i protocolli di Sion esaminano veramente ciò che è avvenuto nel mondo in relazione al popolo ebraico. E una lettura meravigliosa, ma io in qualche video l'ho già detto, un falso storico. Ma chi ha scritto i protocolli dei saggi di Sion aveva capito esattamente come stavano le cose, cioè che il mondo è in mano agli ebrei, ma non perché ci sia una congiura o un complotto ebraico, ma no, per il fatto stesso che io ho detto e ripetuto 1000 volte, ma nessuno mi vuol credere, che il patriarcato l'hanno inventato gli ebrei. Io qua l'ho spiegato molto bene in questo romanzo storico e il romanzo storico lo si legge molto più volentieri di un saggio storico e le spiega meglio le cose. Ma quante volte ho detto che Max Weber invece di scrivere l'etica protestante e lo spirito del capitalismo, avrebbe dovuto scrivere l'etica ebraica e lo spirito del capitalismo e così ci avrebbe spiegato meglio che cos'è il capitalismo, quale figlio del patriarcato. Ma quante volte vi ho dovuto spiegare che si passa dal matriarcato al patriarcato con la nascita della proprietà privata. C'è di mezzo la scoperta della funzione dello sperma, ma quante volte ho dovuto spiegare a voi giovani che poi vi dimenticate sempre quello che vi dico. Ho dovuto spiegarvi, voi mi avete detto, ma com'è possibile che gli uomini non si siano accorti sin dal principio di qual era la funzione dello sperma? Ma come? Ma come, Serafino Massoni? Ma se ci sono i leoni, che quando si accoppiano con una nuova leonessa, la quale ha i leoncini, se li vanno a mangiare i leoncini perché sanno, capiscono che non è, quei leoncini lì non sono frutti del loro sperma e non lo sanno gli uomini queste cose. Ma io quante volte vedevo tirare in ballo Henri Bergson e la grande tripartizione che egli fa, istinto, intelligenza, intelligenza, intuito. Istinto, intelligenza, intuito. Cercate di ricordarvele queste cose, giovani, non fatemi ripetere all'infinito. L'istinto è quella capacità di agire infallibilmente, ma inconsapevolmente. La ragione è la capacità di agire
consapevolmente, ma fallibilmente. L'intuito, che è di poche personalità, va bene, l'intuito è la capacità di agire con la stessa infallibilità dell'istinto e la stessa consapevolezza della ragione. Il leone si mangia i leoncini della leonessa che la leonessa li ha fatti con lo sperma di un altro leone, non perché abbia consapevolezza che quelli non sono figli suoi, ma semplicemente perché l'istinto, che è infallibile, tramite gli odori di quei leoncini, gli fa capire che non è farina del suo sacco, capito? Non è farina del suo sacco. I leoni, gli animali non sono capaci di elaborare delle dottrine, non sono capaci, capito? Agiscono infallibilmente, ma inconsapevolmente, cioè non hanno la consapevolezza. Il leone non lo sa che quei leoncini che lui mangia, non è che li mangia perché non sono... Cioè il leone quando mangia quei leoncini là che non sono figli suoi, li mangia perché l'olfatto gli dice che non sono figli del suo sperma, non sono, ecco, sono cose strane. Sono cose estranee. Allora l'umanità per tanto tempo è vissuta in matriarcato quando non c'era la proprietà privata. Non c'era la proprietà privata semplicemente perché ancora non era stata fatta la scoperta della funzione dello sperma. E tanti ancora mi dicono, ma il passaggio dal matriarcato al patriarcato, con la scoperta della funzione dello sperma, è un progresso conoscitivo, era inevitabile. E vabbè, ma io mica lo contesto questo. Dico semplicemente che con questa scoperta si è passati dal matriarcato al patriarcato e che nel patriarcato abbiamo la proprietà privata che non c'era nel matriarcato. Tanti che mi fanno questa obiezione dicendomi, ma il passaggio dal matriarcato al patriarcato, cioè la scoperta della funzione dello sperma, è una cosa inevitabile, no? Doveva accadere. E vabbè, ma perché non riflettono? Perché non fanno questa obiezione pure al Vecchio Testamento, laddove dice che Adamo ed Eva stavano nel paradiso terrestre, era stato loro proibito di mangiare la mela, l'hanno mangiata, hanno compiuto un atto conoscitivo e sono stati allontanati dal paradiso terrestre. Il passaggio dal paradiso terrestre alla Valle di Lacrime, come volete voi, ma perché voi se accettate quel mito, lo accettate, non vi meravigliate che uscendo dal paradiso terrestre con quel peccato, un atto conoscitivo fu, poi l'umanità si sia venuta a trovare in quella che viene chiamata la Valle di Lacrime. Contestate questo, perché contestate a me il fatto che io dica che con la scoperta della funzione dello sperma, atto conoscitivo, si è passati dal matriarcato al patriarcato, il quale patriarcato, essendo caratterizzato dalla proprietà privata, consiste in una organizzazione sociale appunto basata sulla proprietà privata, molto più conflittuale dell'organizzazione sociale matriarcale. Ma è la stessa cosa, no? Della cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre perché hanno compiuto quell'atto conoscitivo, quindi un progresso, come dite voi, un atto conoscitivo che non dovevano compiere, invece l'hanno voluto compiere e sono stati cacciati per lo stesso ragionamento che faccio io, no? Ma insomma, ragionate a 180 gradi, se non riuscite a ragionare a 360 gradi, ma di che cosa meravigliate? Accettate, no? Non accettate forse il mito della cacciata con tutte le sue conseguenze? Fu un atto conoscitivo quello di Adamo ed Eva, no? Fu un atto conoscitivo, essi volevano conoscere il frutto della conoscenza del bene e del male. E vabbè, la stessa cosa di quando gli uomini hanno scoperto, più o meno casualmente, la funzione dello sperma. È una funzione conoscitiva, è un passo verso la conoscenza, un'ulteriore conoscenza, ma però questa ulteriore conoscenza ha comportato il passaggio dal matriarcato al patriarcato e il patriarcato è una costruzione
sociale basata sulla proprietà privata è molto più complessa, più conflittuale del matriarcato. Va bene, cari amici, andiamo su, su, su. Allora, hanno inventato gli ebrei il patriarcato. Hanno inventato gli ebrei. Voi trovatemi un libro precedente la Bibbia, e la Bibbia oggi si sa che è stata scritta attorno al 1300-1200 a.C. Trovatemi un libro che così coerentemente vi dica che c'è un Dio che ti dice, che ti ordina i comandamenti, non desiderare la roba d'altri. È stata scoperta prima la proprietà privata? Ma va bene, ma non ha importanza. Io parlo di una proprietà privata forte. Io mi baso su una documentazione forte. Ma sì, la scoperta dello sperma può essere avvenuta anche altrove, anche prima, ma non c'è una documentazione forte come quella del Vecchio Testamento, laddove ci sia un Dio potente, Yahweh, che ordina non desiderare la roba d'altri. Ma è qui la nascita, come dire, la nascita divina della proprietà privata. Non c'è prima una documentazione di tale stampo altrettanto potente, altrettanto forte, capito? Non continuate a dirmi, ma io ho visto che in Cina c'era un contratto tal di tali o in Mesopotamia. No, dobbiamo basarci su documentazione forte, forte, forte. Non ne trovate una. Non trovate un Dio che prima di Yahweh ordini non desiderare la roba d'altri, capito, cari amici? E se li guardate i miei video, bene, se non li guardate, cari amici, insomma, cerchiamo di memorizzarle certe cose, perché sennò mi tocca sempre ritornarci. Non esiste, prima di Yahweh, un Dio o una dea che dica non desiderare la roba d'altri. Ok, è il Dio ebraico, è il Dio ebraico che legittima la proprietà privata. La proprietà privata nasce con il Dio ebraico, se non altro in quanto proprietà privata legittimata dalla divinità. Ci saranno stati anche prima, ma chi lo sa, mica c'era l'internet allora. Io mi devo basare su documenti forti, voi trovatemi, mi potete smentire soltanto se trovate un documento più forte di questo e precedente. Andate a trovarmi un documento storico in cui ci sia un dio o una dea precedenti Yahweh che ordini non desiderare la roba d'altri. Adesso arriviamo anche all'eresia nazista, ci siamo lì, cari amici, ci siamo lì. Allora, gli ebrei creano il patriarcato che è un mondo nel quale noi viviamo, al quale noi oggi diamo il nome di capitalismo, ma nella sua sostanza il capitalismo è imbevuto del patriarcato, è il patriarcato che si è sviluppato poi economicamente in quelle direzioni che noi chiamiamo oggi capitalismo. E allora, gli ebrei hanno inventato il patriarcato e la proprietà privata. Beh, ma è chiaro che essi hanno il copyright della proprietà privata, non vi pare, cari amici? E se il loro Dio ordina non desiderare la roba d'altri, il copyright ce l'hanno gli ebrei. È inutile sta qua a girarci attorno. E chi c'ha il copyright? C'ha dei diritti, dei particolari diritti nei confronti dell'umanità. E volere o non volere, cari amici, è così. E piaccia o non piaccia, è così. Sono più esperti. Uno che ha il copyright, il brevetto di una scoperta, c'ha dei privilegi nei confronti degli altri. Quelle cose lì che riguardano quella sua scoperta, lui le conosce meglio degli altri. Va bene? E poi l'ebraismo, gli ebrei mica c'erano nessun progetto di conquista del mondo e loro hanno creato questo. Poi tra l'altro la dottrina ebraica, l'ebraismo, la religione ebraica non ha manco una funzione non vuole diffondersi come il cristianesimo e l'islamismo e loro se ne stanno lì tranquilli, tranquilli. Ma cosa è successo? Una volta fatta la scoperta, da parte degli ebrei, si vede che agli altri popoli questa scoperta gli è piaciuta. Gli è piaciuta questa scoperta. Dice, ah, l'hanno scoperta gli ebrei, vabbè, però ci va bene, vogliamo pure noi la proprietà privata, cioè lo sperma, Aristotele che ti dice che solo l'uomo ha l'anima e la donna è un mero contenitore dello sperma maschile, è piaciuta, la scoperta è piaciuta.
Non è mica colpa degli ebrei se la loro scoperta è piaciuta, perché poi piano piano si è diffusa la scoperta, capito? Della proprietà privata, dallo sperma, la famiglia monogamica patriarcale, tutti gli annessi e connessi del patriarcato, va bene? Io non sto mica qua parlando male del patriarcato, cari amici, io lo sto analizzando il patriarcato nella sua struttura e nella sua genesi. E poi l'ideologia ebraica di Yahweh, non desiderare la roba d'altri, piano piano si espande in tutto il mondo, in tutto il mondo. Può anche darsi che prima degli ebrei ci fosse la proprietà privata, ma essa non era mai stata codificata in quella potenza che è la potenza del mondo ebraico, dove un Dio potentissimo dice non desiderare la roba d'altri, capito? E in questa potenza che la proprietà privata si espande piano piano in tutto il mondo e conquista tutti gli animi, anche di voi, anche di voi, anche di voi che dite che la proprietà privata non è bella. Io non ho mai detto che la proprietà privata non è bella, io ho detto che ha delle conseguenze, che genera infelicità, perché genera competizione. Però anch'io ho la proprietà privata. Questo mio computer, per esempio, è una mia proprietà privata, perché ho sottoscritto un contratto con il mio nome, il mio cognome, va bene? E beh, e l'umanità si è fatta conquistare dalla scoperta ebraica della proprietà privata. Piano piano, piano piano, nella sua potenza di origine, e agli uomini piace ciò che discende da Dio, capito? Cercate di capire. Ciò che discende da Dio piace tanto agli uomini. E se il tipo di proprietà privata escogitata dagli ebrei con il comandamento divino non desiderare la roba d'altri ha avuto tanta diffusione, è proprio per questo motivo, perché era un tipo di proprietà privata, ammesso e non concesso che non fosse il primo tipo, però era un tipo di proprietà privata che aveva la legittimazione divina, anzi di un Dio molto potente, tra l'altro, il Dio degli eserciti. E poi che succede? Ma l'araba finisce, vedete, l'araba finisce, e l'araba finisce, e poi il mondo ebraico si espande in continuazione, rinasce in continuazione, pullula in continuazione con il cristianesimo, perché Cristo è nato in Israele, era un ebreo, era un ebreo. Pensate un po' voi, chiamatelo voi, sì, Gesù Cristo è un eretico per gli ebrei. Vabbè, ma se guardiamo gli effetti, Gesù Cristo ha portato avanti la mentalità ebraica, perché in fin dei conti che dice Gesù Cristo a chi lo vuol trarre in inganno? Dice di chi è questa moneta, di chi è questo volto? E beh, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Non so se capiamo la musica. Grande Buddha Gesù, grande Buddha, ma anche egli era inserito nel mondo ebraico patriarcale. E mica gli dice Gesù, là quei farisei che lo volevano trarre in inganno, la moneta? Ma delle monete io non mi curo delle monete. No, dice, di chi è questa moneta? Cioè, di chi è il volto? Di chi è il volto qua? Dice, è di Cesare. E allora date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Vedete che continua la legittimazione della proprietà privata che c'è nell'ordine, nel comandamento, non desiderare la roba d'altri, continua. Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Quindi la, la ideologia ebraica, non sulla base di un progetto ebraico di conquista del mondo, ma così, per lo svolgersi stesso dei fatti, cause, effetti, cause, effetti, cause, si perpetua tramite Gesù Cristo, cristianesimo, dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, e poi tramite Allah, Allah semita come Yahweh, come Cristo, semita arabo. Gli ebrei sono semiti ebrei e gli arabi sono semiti arabi. Però Allah si abbevera anch'egli alla sorgente del Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento. E vedete come si allarga?
E l'ideologia patriarcale è questo il dominio. L'ideologia patriarcale è il dominio, d'accordo? E allora, come si può pretendere di rovesciare una ideologia, un modo di concepire il mondo che ha conquistato il mondo? Se le dolcezze della proprietà privata, le dolcezze della mela, di quella mela, di quella mela, hanno conquistato tutti gli animi, poi magari potranno sorgere anche forme di ribellismo, ribellione contro una tale forza seduttiva della proprietà privata, ma non ci se ne può più liberare. Come i cristiani dicono che una volta cacciati dal paradiso terrestre non ci si può più ritornare tra quelle dolcezze, e così, una volta passati dal matriarcato al patriarcato e scoperta la proprietà privata, noi siamo perennemente lusingati dalle dolcezze e dai richiami della proprietà privata e non possiamo più ritornare al matriarcato. Ok? Quindi l'ideologia ebraica, Dio Yahweh che dice non desiderare la roba d'altro, tra l'altro anche non desiderare la donna d'altro, conquista tutto il mondo, lo conquista tutto il mondo, non con le armi, non con le armi, ma con la potenza stessa della dolcezza della proprietà privata. La proprietà privata ha la stessa dolcezza del frutto proibito, dell'Eden. Va bene, cari amici? Allora, come ci si può mettere? Ma io conosco bene, caro amico che mi scrivi da Napoli, e io lo conosco bene, sai, Giuliano l'Apostata, un ingenuo, un grande, di una cultura sterminata, questo imperatore Giuliano l'Apostata, ma un ingenuo. Non puoi sconfiggere l'ideologia che ha conquistato il mondo. Tra l'altro l'ha conquistata senza armi, tra l'altro, eh? L'ha conquistata soltanto con la dolcezza, con le lusinghe delle tentazioni che promanano dall'idea stessa della proprietà privata. E Giuliano l'Apostata voleva distruggere il cristianesimo, ma il cristianesimo ha le sue radici nell'ebraismo. E è stato Gesù a dire: dai a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Non ci si può mettere contro una ideologia che ha conquistato l'universo, ma senza dirlo a nulla, perché non è che quando questa ideologia piano piano si espandeva e non c'erano mica gli eserciti che dicevano: ah, ecco, adesso abbiamo vinto, abbiamo conquistato. No, si espandeva così, le dolcezze della proprietà privata hanno abbagliato tutti gli esseri viventi. E Giuliano l'Apostata. Nietzsche? Vabbè. Tra l'altro lo sappiamo che di Nietzsche hanno fatto tante interpretazioni, tante interpretazioni, tantissime interpretazioni, però sappiamo bene anche che Nietzsche era tratto dal dionisiaco, rifiutava l'Apollinio e l'ideologia ebraica è tutta apollinea, perché c'è un Dio che sta lassù, un Dio personale, onnipotente, così potente questo Dio che è la prima volta che con l'apparizione di Yahweh noi abbiamo un Dio che crea ex nihilo, perché neanche con le divinità pur patriarcali greco-romane noi abbiamo degli dei così potenti, perché Giove non lo crea il mondo, Giove lo comanda, Zeus comanda, però anche Giove, tra l'altro, pensate, Giove sopra di sé ha il fato, e invece questo Dio, Yahweh, sopra di sé non ha nessuno. Egli, andando contro tutti i principi del buonsenso, della fisica, ma anche di una certa filosofia antica, crea il mondo ex nihilo.
Chiaro? Il Dio ebraico non esiste un Dio prima del Dio Yahweh che abbia tanta potenza. Egli crea tutto ex nihilo. Pensate quanto è potente questo Dio. E l'hanno inventato gli ebrei. Capito? Sì, sì, ho parlato tante volte che il bambino è stato, Yahweh, è stato concepito in Egitto. Vabbè, però in Egitto poi lo hanno, come si dice, ripudiato e lo hanno adottato gli ebrei. E in fin dei conti la paternità morale di questo Dio, Dio potentissimo, è tutta ebraica. Sono loro che lo hanno allevato questo Dio. E allora Giuliano l'Apostata non poteva vincere Giuliano l'Apostata, ma non perché queste cose a posteriori, lo so che si fa, no, 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 un'ideologia troppo potente. Nietzsche, va bene, anche Nietzsche stava in una certa cultura anti-ebraica, non mi risulta però che egli fosse dichiaratamente anti-ebraico, sì. Certo che può avere scritto delle cose che sembrano anti-ebraiche, ma è naturale, ho già spiegato, egli era tutto a favore del mondo apollineo e sono stati gli ebrei, mica sono stati i greci a inventare il mondo apollineo. La distinzione qua, tutti nelle università, i grandi cattedratici vi dicono, ah, Apollo, Dioniso, i greci qua e là, ma quali greci qua e là? Sono stati gli ebrei che hanno inventato la dimensione dell'apollineo. E che cosa c'è di più apollineo del dio Yahweh, che crea tutto ex nihilo, che ti dà i comandamenti della vita? Nulla c'è di più apollineo. Beh, ma è chiaro che Nietzsche possa aver provato dell'avversione, perché con tutta la sua grandezza sappiamo bene che Nietzsche amava tanto il dionisiaco e nulla c'è di meno dionisiaco di quel Dio potentissimo che è Yahweh e che è del tutto apollineo, tra l'altro. E poi adesso arriviamo all'eresia nazista. E Hitler, come poteva Hitler sconfiggere una ideologia che aveva conquistato tutto il mondo? Cioè non c'erano i vessilli, nelle nazioni non c'erano i vessilli imperiali dello Stato ebraico, ma ogni nazione viveva come se questi vessilli ci fossero. Anche se in ogni Stato magari c'erano anche delle ribellioni, delle guerre civili contro questi vessilli dell'ideologia ebraica, ma il mondo era in mano all'ideologia ebraica e anche nelle sue forme di ideologia cristiana e ideologia islamica. Non è un caso che Hitler non è che ce l'aveva solo con gli ebrei, ce l'aveva pure con i cristiani, perché giustamente lui diceva che cristiani ed ebrei, in fin dei conti, sono la stessa cosa, sono la stessa cosa, e vabbè, è dovuto scendere a compromessi poi con le chiese cristiane, cosa volete? Con gli ebrei no, perché erano di meno gli ebrei e via di seguito. E l'eresia nazista consiste nel fatto che Hitler non si era reso conto che in tutto il pianeta erano stati piantati i vessilli del modo di pensare ebraico. Il modo di pensare ebraico è quello di Yahweh. Non desiderare la roba d'altri, cioè esiste la roba d'altri, ergo esiste la proprietà privata. E i vessilli che sono piantati in tutte le nazioni del mondo rispondono anche all'ideologia cristiana. Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel di Dio. Quel che è di Dio, di chi è questa immagine? È di Cesare, maestro, è di Cesare. E allora date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Potevano le armate nazisti italiane sconfiggere il mondo intero? E nel mondo intero, nelle singole nazioni, sono piantati ben potenti, magari non per terra, ma negli animi e nelle menti, i vessilli della dolcezza della proprietà privata, perché a questo mondo anche il più miserabile degli uomini vuole la proprietà privata. Va bene, inutile negarlo questo, cari amici, ve l'ho spiegato tante volte che tra l'altro le forme della proprietà privata sono infinite, mica la proprietà privata non consiste mica soltanto nelle dolcezze delle monete d'oro di Paperon de Paperoni,
La proprietà privata consiste anche nel possesso della cultura, della scienza. Non esiste solo la proprietà privata dei beni immobili o di quelli mobili intesi come operazioni finanziarie, esiste anche la proprietà privata, per esempio, a livello politico, avere la leadership di un partito o anche di avere una bella baronia universitaria, anche quella è proprietà privata. La cultura intesa come proprietà privata. C'è l'accumulazione delle monete e c'è l'accumulazione delle competenze, tutte forme di proprietà privata. Non si può sconfiggere questa ideologia. Cari amici e caro amico che ti chiami Vincenzo Cianci, anche nel tuo cuore Vincenzo Cianci, ormai c'è, come in tutta l'umanità, questo sentire, questo dolce sentire, questo richiamo nei confronti del canto di quelle sirene che si chiamano proprietà privata. E voi non mi continuate a dire sì, il passaggio dal matriarcato al patriarcato è stato una cosa inevitabile, anzi un atto conoscitivo, perché era da stupidi che gli uomini non conoscessero la funzione dello sperma. E non me le dite queste cose, perché allora io vi rispondo che anche il fatto che Adamo ed Eva abbiano mangiato quella mela è stato un atto conoscitivo, ma da quell'atto conoscitivo è scaturita la caduta nella valle di lacrime di cui parlate voi stessi cristiani. Non me le fate queste obiezioni, cari amici. Su, 180 gradi di ragionamento, va bene? Allora, Hitler non poteva, era impossibile, perché tutti i centri finanziari ed economici del mondo, ovunque c'erano piantati i vessilli, non desiderare la roba d'arte, e si sono mobilitati, d'accordo cari amici? Ecco caro amico e cari amici, non ci si mette contro l'ideologia ebraica. E concludo osservando di nuovo che degli ebrei si può dire quello che si dice dell'araba fenice. L'uccello che quando muore sempre rinasce dalle proprie ceneri. Non c'è niente da fare, le cose stanno così. Il mio discorso non è un discorso di condanna nei confronti del patriarcato, perché io lo so che al matriarcato non ci si può più tornare e anche l'animo di voi giovani è stato conquistato dalla proprietà privata. Io dico soltanto, i cristiani hanno chiamato la caduta, l'uscita l'hanno chiamata una valle di lacrime. Io chiamo il patriarcato una valle di lacrime. Cerchiamo in questa valle di lacrime di piangere un po' di meno, conoscendo un po' meglio quali sono le dinamiche del patriarcato per soffrire un po' di meno. Va bene, cari amici? Avete visto? È il web on demand. Questa volta è stata la volta di Vincenzo Cianci, giovane studente di giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli. Va bene, cari amici? Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.